La settimana scorsa sono stato chiamato presso un istituto scolastico per dare una mano a creare una nuova aula informatica. Abbiamo configurato tutti quanti i computer, li abbiamo collegati in rete tra loro e a internet e quindi abbiamo installato i sistemi operativi. Una volta terminato questo lavoro, la docente mi ha confidato che le sarebbe piaciuto tanto inserire Microsoft Office nel programma per gli studenti di quell'anno, ma che purtroppo la scuola non disponeva dei fondi necessari per poter acquistare tutte quelle licenze di Office. È rimasta molto stupita nel momento in cui le ho mostrato che con una semplice combinazione di tasti è possibile avere gratuitamente tutti quanti i programmi base di Microsoft Office in maniera assolutamente legale, con la benedizione di mamma Microsoft e per tutta la vita. E allora andiamo a vedere come si fa. Ti senti pronto? Iniziamo. Una piccola premessa. Quanto sto per mostrarti funziona sia su Windows 10 che su Windows 11 e non è necessario installare assolutamente niente sui nostri computer. Non ci credi? Vediamolo insieme. Per poter utilizzare Office sul PC, quello che dovremo fare sarà premere una combinazione di tasti che riconosco non essere proprio esattamente semplicissima. I tasti da premere sono infatti nell'ordine Ctrl, Shift, Windows ed Alt, tenendo premuto ogni volta il tasto precedente fino ad arrivare al tasto Alt e quindi rilasciarli tutti quanti. Andiamo a farlo insieme. Premerò quindi il tasto Ctrl, il tasto Shift, il tasto Windows ed infine il tasto Alt. Una volta rilasciati, vedrai che ti si aprirà questa app che si chiama Microsoft 365. Quello che ci viene promesso è di utilizzare le versioni gratuite di Word, Excel e PowerPoint, ma non solo. Avremo anche a disposizione 5 GB di spazio di archiviazione online gratuito e sicuro per i nostri file e per le nostre foto. Per utilizzare gratuitamente queste funzionalità, tutto ciò che ci viene richiesto è di accedere con il nostro account Microsoft oppure, nel caso in cui ne fossimo sprovvisti, di crearne uno gratuito. Supponiamo di non disporre di un account Microsoft e andiamo a vedere insieme come fare a crearne uno. Una procedura davvero molto semplice. Per farlo clicchiamo naturalmente sul pulsante Crea un account gratuito e scegliamo la voce Crea un nuovo indirizzo email. Cliccandoci su ci si aprirà questa pagina dove potremo indicare l'indirizzo che avremo scelto e successivamente andare a scegliere il dominio Microsoft su cui appoggiarlo, selezionando uno di questi tre: outlook.it, outlook.com oppure hotmail.com. Io sceglierò outlook.it e andrò a digitare il nome che vorrò dare al mio account Microsoft. Al termine clicchiamo sul pulsante Avanti e ci verrà chiesto di scegliere una password sicura. Scegliamone una che naturalmente ci dovremo appuntare e ricordare. Possiamo non spuntare queste due caselle e cliccare sul pulsante Avanti. Ci verrà chiesto di indicare il paese in cui ci troviamo e la nostra data di nascita. Una volta digitati i nostri dati, clicchiamo sul pulsante Avanti. A questo punto ci viene chiesto di risolvere un puzzle per dimostrare di non essere dei robot. Clicchiamo ancora una volta sul pulsante Avanti e ci viene chiesto di ruotare questa immagine fino a quando si troverà rivolta nella direzione indicata dalla mano. Facciamolo insieme. Ecco fatto, e clicchiamo sul pulsante Invio. Benissimo, abbiamo creato il nostro account Microsoft. A questo punto potremo indicare anche il nostro nome e cognome e cliccare sul pulsante Avanti. Ci converrà scegliere di restare connessi e di non visualizzare più questo messaggio spuntando la relativa casellina.
Clicchiamo quindi sul pulsante Sì e quindi sul pulsante Continua qui in basso. Ed ecco fatto, ci viene dato il benvenuto in Office 365. Potremo premere la frecciolina verso destra fino a quando la finestra non scomparirà e avremo a disposizione le app che ci sono state promesse con un piccolo bonus. C'è anche, come puoi vedere, Outlook. Andiamo a vedere come fare ad utilizzarle. Come prima cosa portiamoci qui in basso sull'icona di Microsoft 365 e facciamo un clic con il pulsante destro, scegliendo la voce Aggiungi alla barra delle applicazioni. Questa ci servirà per avviare Office le volte successive che desidereremo utilizzarlo. Chiudiamo quindi questa finestra e andiamo ad ingrandire la finestra principale. Naturalmente per lanciare una qualunque delle applicazioni potremo usare la barra a sinistra. In particolar modo, se ad esempio vorremmo utilizzare Word, tutto ciò che dovremo fare sarà cliccare sulla relativa icona e vedremo che, come di consueto, ci verrà proposto di creare un documento completamente vuoto oppure utilizzare uno degli innumerevoli template che Office ci mette a disposizione. Una volta che avremo cliccato per creare un documento si aprirà una pagina del browser che conterrà una copia completa, perfetta e funzionante di Office sulla quale potremo andare a digitare come facciamo di solito ed applicare ed utilizzare tutte quante le funzioni standard di Office. Potremo infatti cambiare il tipo di carattere, le dimensioni del carattere, andare a colorarlo in varie maniere e così via. Una volta terminata la creazione del nostro documento potremo procedere con due tipi differenti di salvataggio. Se cliccheremo infatti sul pulsante File in alto a sinistra per procedere al salvataggio, vedremo che sarà possibile effettuare un salvataggio con nome che ci darà la possibilità di salvare sia una copia online tramite l'apposito pulsante che una copia sul nostro computer se vorremmo avere il documento a nostra disposizione, magari mettendolo su un pendrive o per inviarlo sotto forma di allegato di posta elettronica. Una volta terminato chiuderemo la finestra del browser e sarà esattamente come aver chiuso Word e ci troveremo nella pagina principale di Office. L'elenco degli ultimi documenti utilizzati lo troveremo qui in basso e allo stesso modo potremo scegliere di utilizzare anche le altre app di Office. Se infatti per esempio andiamo ad aprire questa volta Excel, una volta effettuata la medesima scelta tra documento vuoto oppure template, ci troveremo di fronte ad una pagina di Excel perfettamente funzionante. Terminato l'utilizzo di Office, oltre a chiudere questa finestra, potremo chiudere anche la finestra retrostante e per aprirlo successivamente ci basterà fare clic, come abbiamo visto in precedenza, sulla barra qui in basso, scegliendo l'icona Microsoft 365 per aprire Office. Nuovamente ci verrà chiesto di effettuare l'accesso con l'account che questa volta abbiamo per poterlo utilizzare. Tutto qui. Come vedi, grazie a questo piccolo ma importante regalo di mamma Microsoft, una volta tanto, ci è possibile da un lato utilizzare Office sul nostro computer oppure su un altro computer su cui ne avessimo bisogno qualora ne fosse sprovvisto e dall'altro lato di risparmiare qualche soldino che a volte, grazie ai costi risparmiati delle licenze, può arrivare anche a qualche centinaio di euro che personalmente, come ben sai, preferisco devolvere in pizze e Nutella. E siamo giunti al termine anche di questo video, ma prima di concludere ci tengo a fare un ringraziamento specialissimo a Petrus per il suo super grazie svanito. Ebbene sì, questo è uno dei misteri del nostro canale perché Petrus aveva inviato tempo fa un super grazie che inspiegabilmente è scomparso dai radar, ma non per questo gli sono meno grato e lo ringrazio con tutto il cuore. E l'ultimo ringraziamento, come di consueto, è sempre quello rivolto a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo, non mi resta che salutarti e darti appuntamento, come sempre, alla prossima!